Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Oggi ci affidiamo a uno dei nostri corrispondenti dall'Unione Europea per parlare di mobilità all'interno dei Paesi membri e non solo. Abbiamo detto più volte, molte persone lo sanno, soprattutto le più giovani, muoversi tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea è straordinariamente facile, fa parte di quel set di diritti che i cittadini europei hanno e che fanno parte anche della loro vita lavorativa e accademica. Uno di questi procedimenti è quello che consente a livello accademico e ormai anche di scuola superiore non solo la mobilità degli studenti con i progetti Erasmus ed Erasmus+, ma anche quella dei docenti, del personale amministrativo. Ce ne parla da Zagabria Boris Abramovic. Hello, my name is Boris Abramovic, reporting for EU Factor Next. Bentrovati dalla Facoltà di Scienze Umanistiche e Sociali di Zagabria. Dall'avvio del processo di Bologna per la standardizzazione dei voti universitari nell'Unione, la mobilità accademica è diventata molto più facile, sia per gli studenti che per i docenti. Vi faccio vedere. What are we talking about? Let me show you. Erasmus Plus, CEPUS. Erasmus Plus, proposte di lavoro dall'estero per personale accademico, missioni europee, c'è di tutto. Se fai parte del sistema universitario e vuoi vedere l'Unione Europea, non trovi ostacoli. Abbiamo parlato di mobilità accademica col professor Luigi Piemontese, che prima insegnava soltanto in un liceo ad Ancona, ma poi dal 2018 ha cominciato a venire qui al Polo Universitario Umanistico di Zagabria per insegnare l'italiano. Il professor Piemontese è arrivato facendo richiesta al Ministero degli Esteri e oggi lavora ai progetti Erasmus della scuola superiore in cui insegna regolarmente. Sì, nella scuola dove insegnavo ero il responsabile del progetto Comenius, che poi è diventato negli anni il progetto Erasmus Plus. E noi sostanzialmente andavamo ad un primo incontro dove lì si decideva quali scuole dovevano sostanzialmente partecipare a questo progetto, quindi ci collegavamo a 3 o 4 scuole europee e quindi portavamo avanti come docenti referenti questo programma, facendo attività ovviamente con i nostri alunni. Sono stati dei bellissimi progetti perché è chiaro si mettevano quelle che vengono chiamate le buone pratiche, no? E le si mettevano in comune, quindi ogni scuola cercava di individuare quali erano i punti di forza, no? Delle scuole degli altri paesi e cercava di portare nella propria realtà quello che di buono si riscontrava in questi altri istituti dell'Europa, insomma. È un'esperienza, ripeto, che arricchisce molto. Io è chiaro che non ero preparato a fare un tipo di lavoro come questo, no? Quindi diciamo che tante cose le ho dovute anche io studiare, no? Per poterle poi presentare ai miei studenti. Quindi tanto l'attività del docente è un'attività che si accresce col tempo, no? Quindi continui sempre a formarti, non ti fermi mai, ecco, non ti fermi mai. Quindi se l'opportunità si presenta, scegliete luogo e programma e partite, non ve ne pentirete. You won't be sorry. Ringraziamo Boris, ci mettiamo al lavoro perché l'avete sentita la citazione all'inizio del suo reportage, si parla del processo di Bologna. Il processo di Bologna è stata una grande operazione di standardizzazione e armonizzazione dei processi di studi che oggi consente all'interno dell'Europa e anche all'esterno dell'Europa di vedere ad esempio riconosciuti i propri titoli di studio anche in un paese diverso quando si tratta di avere accesso a un altro livello di studi o ad esempio fare un concorso pubblico o partecipare a una procedura di selezione del personale. Il processo di Bologna nasce nel 1988 in occasione del 900° anniversario dell'Università di Bologna con la firma della Magna Carta Universitatum che definiva i valori comuni degli atenei europei. Non si tratta di un processo innescato dall'Unione Europea ma dal Consiglio d'Europa con i ministri dei singoli stati aderenti a questa particolare operazione. Alcuni
alcuni dei quali non erano ancora nell'Unione Europea, ma già ragionavano di lavorare assieme per uniformare i termini accademici e di scuola superiore, come la Croazia. È un processo che poi con la dichiarazione di Bologna firmata dai ministri, di nuovo a Bologna, 11 anni più tardi, nel 1999, si è concretizzato. Ne parliamo con Carla Salvaterra, che è la ricercatrice del Dipartimento Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna. Ben trovata, benvenuta a EU-Factor Next. Buonasera. E cominciamo intanto chiedendovi quanto credete come Ateneo e quanto usufruite di questa possibilità, cioè di muoversi liberamente in ingresso e in uscita tra paesi dell'Unione Europea. L'Ateneo di Bologna ha sempre investito moltissimo nella mobilità studentesca dal 1988 sicuramente, ma anche da molto prima. Gli studenti dell'Università di Bologna che si muovono all'interno del programma Erasmus, per citare quello più noto e anche più utilizzato dagli studenti, sono quasi 2000, e gli studenti che arrivano a Bologna sono circa 1300, un po' di più di 1300. In questo modo l'Università di Bologna si pone tra quelle che maggiormente fanno circolare gli studenti propri e accolgono gli altri studenti del progetto Erasmus da svariati anni. E noi dobbiamo sempre anche mandare suggerimenti utili verso Bruxelles e quindi le chiedo quali sono i prossimi passi per fare ancora meglio, le difficoltà da superare, qualche suggerimento o raccomandazione che a Bruxelles potrebbero ascoltare, magari venendovi incontro sulle cose bellissime che fate. Allora, in realtà Bruxelles, quindi la Commissione europea e il Parlamento europeo sono soltanto uno degli attori in questo processo così importante che, come le dicevo, è molto più ampio e coinvolge i ministri e i ministeri dell'istruzione superiore di 49 paesi che poi si propongono attraverso lo spazio dell'istruzione superiore di dialogare anche col resto del mondo. Che cosa può fare invece l'Unione Europea per sostenere questo processo? Già fa molto, finanziando sia la mobilità sia soprattutto progetti che aiutino le università a entrare nello specifico delle diverse discipline, di come armonizzare non soltanto gli aspetti formali, ma un dialogo sempre più profondo e intenso sui contenuti, sui risultati di apprendimento degli studenti, quindi su come innovare l'insegnamento, la didattica proprio grazie a questa collaborazione internazionale. Già il fatto di poter accedere insieme università di diversi paesi alle stesse forme di finanziamento aiuta sicuramente a lavorare e progettare con visione lungimirante per gli studenti che sono poi i nostri principali protagonisti. E insomma, riassumendo gli obiettivi delle politiche di coesione, direi che possiamo immaginare un'università che sia più smart, meglio connessa, più vicina ai cittadini e anche più inclusiva. Grazie a Carla Salvaterra. Grazie a lei. E grazie ai nostri telespettatori, perché EU-Factor per questa settimana termina qui.